Ciao a tutti! Oggi andiamo a preparare la fugacetta rellena, spero di averlo detto giusto. È un piatto tipico argentino. Ma vediamo gli ingredienti. Ci servirà circa 650-640 grammi di impasto per focaccia. Vi lascio la descrizione del mio video della focaccia genovese, usate quell'impasto. Poi ci serviranno 3 cipolle di media grandezza, circa 200 g di galbanino, 300 g di scamorza non affumicata, 300 g di provolone non piccante e qualche cucchiaio di gorgonzola opzionale. Ma passiamo al procedimento. Allora, come avevo detto, dovete preparare circa 640 g di impasto per focaccia. Vi ricordo il link qui sopra per vedere il procedimento completo. Una volta fatto l'impasto lo dividete, lo tagliate in due e fate due piccoli panetti. Uno, se potete, lasciatelo leggermente più grande dell'altro, quindi ad esempio io faccio un panetto da 350 e un panetto da 250. Quello più grande sarà il piano per la pizza sotto e quell'altro sarà la copertura sopra. Questa diciamo la parte finale dell'impasto, vi faccio solo vedere, se no il video diventa veramente troppo lungo. Coprite con la pellicola e uno straccio per tenere al calduccio i nostri due panetti, li lasciate lì riposare per una mezz'oretta. Nel frattempo andiamo a preparare tutto il nostro formaggio, quindi lo andiamo a grattugiare abbastanza grande, lo grattate completamente tutto quello che vi ho indicato, ce ne vuole veramente tanto, questa è una piccola parte ma ce n'è ulteriore, quindi mi raccomando grattatelo tutto quanto. Poi passiamo alle cipolle e dopo averle tagliate diciamo finemente tipo julienne vi insegno un trucco per renderle molto meno forti come gusto intenso. Ovviamente per chi piace la cipolla forte non lo fate questo procedimento, ma il trucco, soprattutto per le mie figlie che si lamentano sempre di questa cipolla che è troppo forte, il trucco è fare un lavaggio in acqua fredda, lasciarle lì per circa 2 minuti e poi scolarle e fare un ulteriore lavaggio con acqua bella calda. Siamo sui 55 gradi, quindi un'acqua abbastanza calda. Qui vedete che la temperatura raggiunta poi siamo sui quasi 50 gradi, ok? E questo passaggio lo dovete ripetere esattamente per 3 volte. Facendo questo voi toglierete tutta la parte forte di gusto molto intenso delle cipolle. Mi raccomando, poi asciugate benissimo le cipolle. Le andiamo a condire con del peperoncino, se lo volete, origano, olio e un pizzico di sale. Fatto questo le mettiamo da parte e iniziamo a andare a stendere i nostri due panetti. Partiamo da quello leggermente più grande, quindi l'altro panetto lo mettiamo da parte e lo andiamo a stendere. Inizialmente cercate di mantenere una forma tonda per chi ha una teglia poi per questa focaccia di tipo tonda. Vi consiglio le teglie in alluminio per questa preparazione che sono veramente perfette, però vanno benissimo anche le altre antiaderenti classiche squadrate, vanno benissimo. Io manterrò una forma circolare e la vado a stendere col mattarello. È importante stenderla col mattarello perché abbiamo una dimensione, uno spessore diciamo uniforme. Poi andiamo a diciamo raccogliere il nostro disco sul mattarello per aiutarci. Questo è un piccolo trucco proprio per aiutarci poi dopo a stenderlo meglio. Ed ecco qua le nostre nuove teglie che belle sfavillanti, e le andiamo tutte a ben ungere in modo abbondante di olio extravergine di oliva. Andiamo a stendere il nostro disco in modo più uniforme possibile e mi raccomando andate a foderare benissimo anche tutti i bordi in questo modo.
Fatto questo, iniziamo a sbizzarrire con il condimento della nostra focaccia. Quindi mettiamo una buona parte di tutto il formaggio, quindi facciamo un primo strato di questo formaggio, ovviamente tutto bello mischiato, e poi passiamo al prosciutto cotto. Facciamo una bella foderata di prosciutto cotto, quindi un bello strato uniforme più possibile, e andiamo ad aggiungere altro formaggio. Questa è una bomba sicuramente come a livello calorico, quindi dopo il formaggio andiamo ad aggiungere un altro bello strato del nostro prosciutto cotto. Fatevelo tagliare un pochino un po' più abbondante, e per finire tutto il rimanente formaggio. Lo andiamo a stendere bene in modo uniforme e passiamo a coprire il tutto con la restante disco. Mi raccomando, registratevi al canale, che ci tengo molto e mi fa veramente molto piacere. Se volete anche mettete un bel like, che mi aiuta sicuramente a crescere. Importantissimo, chiudete benissimo i bordi, perché se no in fase di cottura rischiate che il formaggio, che diventa ovviamente sciolto, si scioglie, rischia di fuoriuscire. Copriamo, spolveriamo un pochino con del sale la parte superiore e la lasciamo lievitare per circa un'oretta e mezza. Nel mio caso ho fatto dei buchi col coltello per fare in modo che, diciamo, non si gonfiasse troppo la parte superiore. Andiamo ad aggiungere le nostre cipolle belle condite e portiamo il tutto in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. La prima parte, per chi ha un forno di casa, vi consiglio di mettere circa 5-6 minuti nella parte proprio in basso, e poi nella parte centrale tutto il restante del tempo di cottura. Vedete che qui è cotto perfettamente, e andiamo a togliere la nostra pizza o focaccia dalla teglia. Se avete usato un antiaderente vedete che si staccherà benissimo. Passiamo al taglio, e qua c'è la bella sorpresa che troveremo all'interno della nostra focaccia. Questo è un piatto tipico argentino e è famosissimo. Vedete che bel formaggio fuso che c'è al suo interno, che lascerà tutti questi bei fili, i famosi fili telefonici, no? Che da bambini ci divertivamo a fare la telefonata. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!